Eccoci qua, buonasera a tutti, mi sentite? Se mi sentite battete un colpo. E buonasera Paolo, Gabriella, Lichion, Fiore di Loto, buonasera, Massimo, buonasera, vediamo, Aurelia, Daniela, buonasera, mi sentite? Mi sentite? Allora, io vedo una connessione eccellente. Buonasera. Ciao, sì, mi sentite, vai. Fabio, buonasera. Angiolina, Alberti, buonasera, buona vita. Vai, grazie Liv. Mi senti? Buonasera anche a te. Buonasera Paolo. Debbie, buonasera. Alessandro, forte e chiaro. Alla grande, alla grande. Sento una voce familiare. Non lo so, sarò io? Ma sì, dai. Angelic Music, buonasera. Miranda, buonasera. Angie, buonasera. Paolo Bigazzi, tutto ok. Ioana, buonasera. Quindi, siamo già arrivati al 16 di maggio 2021. 16 maggio, qui nella zona toscana dove vivo io sembra di essere più o meno a ottobre, forse a novembre, o anche un bel dicembre, dai, tutto sommato per essere autunno si sta benino, dai. Però diciamo che la stufa e i riscaldamenti sono ancora un po' accesi, un pochino in tutta Italia almeno. Buonasera Sonia, che bello essere qui. Eh sì, è bello per me, è bellissimo per me anche. Quindi buonasera Sabina. Io non sento. Sabina, mi sa che sei l'unica. Alza il volume, alza il volume. Alza il volume del computer, alza il volume delle cuffie. Sono le 9:02. Prima di iniziare con l'argomento di stasera, magari aspetto qualche altro minuto. Intanto continuo a salutarvi perché per me è sempre un grande onore, una grande emozione, devo essere la verità. Anche a Torino fa freddino, lo so. Purtroppo lo so, ma infatti per essere ottobre dai, si sta bene. Peccato che sia maggio, è questo. Roberta, grazie mille. Qui fa caldo. Fabio, dove sei? Fammi, che vengo anch'io, che io adoro l'estate, adoro il caldo. Ah, grazie. Io sono Simona. Grazie Simona, grazie a te. Alessandra, buonasera. Lorenzo, buonasera. Sono le 21:03 minuti. Allora, fatemi mettere qui a schermo intero. Siamo un 176 persone, 178. Arriviamo a 200 e poi iniziamo. Come sempre, allora, queste serate io inizierò a esprimermi, a parlare dell'argomento di stasera, che appunto sarà il giudizio, quindi le opinioni, il giudizio associato alla legge d'attrazione. Quindi per una prima parte della serata parlerò di questo argomento, poi piano piano risponderò alle vostre domande. Quindi con molta calma, non vi affrettate a farmi le domande perché appunto lo dirò io quando le potete fare. Oriente dell'Eterno, buonasera. Ah, Lorenzo, l'avevi promesso, già. Magica serata anche a te. Buonasera, Gisella, buonasera. Bianca, buonasera. E quindi, come dicevo, per una prima parte della serata appunto cercherò di esprimere la mia opinione sul giudizio legato alla legge d'attrazione e poi cercherò di rispondere alle vostre domande. Alle domande che non sarò in grado di rispondere perché non le vedo, io sono da solo e mi scrivete sempre in tantissimi, avete i miei contatti, quindi la mia mail dnaelta@outlook.it, su Facebook mi trovate, quindi ci possiamo sentire anche tramite chat, quindi non vi affannate a scrivere se non riesco a rispondere a tutti, però mi potete scrivere tranquillamente tramite mail o tramite messaggio privato Facebook, Instagram, quindi Rosy, anzi, eccomi, stasera non c'è calcio, meno male, sono felicissimo di vederti.
Maria Callas, buonasera. Promessa mantenuta, hai ragione, bravissimo Lorenzo. Arianna, buonasera. Ecco, e io prometto, avevo detto arriviamo a 200 spettatori e inizio a parlare di legge d'attrazione, quindi. Cristina, buonasera. E Roberta, buonasera. Allora, prima di iniziare, una bella pratica ci vuole, ovvero mi bevo un bel bicchiere d'acqua, perché sono emozionatissimo. E l'emozione a me dà, come si dice, arzura, ovvero mi secca la bocca. Allora, è bellissimo essere qua stasera con tutti voi. Per me, io lo dico spesso, per me è un onore poter parlare a tutti voi. È un onore potermi confrontare con voi parlare delle mie opinioni. E giustamente voi è bene che dite le vostre, che diciate le vostre. Quindi con educazione, mi raccomando, se dovete commentare anche stasera, Mariche, buonasera, ciao. Mi raccomando, fatelo con educazione, evitate ogni tipo di parolaccia, ogni tipo di infamazione così e parliamo. Allora, perché del giudizio? Stasera mi è venuto in mente di parlare di giudizio perché ho ricevuto e sto ricevendo tantissime mail private di persone, di utenti del canale, quindi mail vostre, che mi dite c'è un problema, faccio tutto quello che dici ma non riesco ad attrarre niente. Ovviamente parlando poi viene fuori che sì, le attrazioni ci sono, ma non sono quelle sperate, quindi si viene ad attrarre tutto il contrario spesso. Analizzando bene, perché poi ho la fortuna di parlare anche privatamente con alcuni di voi, vedo che tanta, ma tanta della nostra attenzione viene puntata all'esterno di noi, verso tutto ciò che ci circonda alla fine. Ancora un buonasera a tutti, a voi che state entrando piano piano sul canale di NA Health. Buonasera. Ecco, come dicevo all'inizio, non rispondo adesso alle domande, adesso faccio la presentazione della serata, quindi giudizio e legge d'attrazione. Dopo sarò lieto di poter rispondere alle vostre domande, quindi evitate anche di fare domande visto che ora non vi sto leggendo. Quindi, continuando questo, le domande sono queste. Voglio attrarre, per esempio, ricchezza, faccio la cosa più classica, la cosa più facile, ma non riesco ad attrarre. Attraggo debiti, attraggo cattiveria, le persone mi odiano e quant'altro. E sviscerando tra i tanti problemi che si possono trovare con la legge d'attrazione è venuto fuori questo fatto del giudizio. Il giudizio noi siamo abituati, è nella nostra natura, sia chiaro, non è una cosa da colpevolizzarsi. Tutto ciò che ci circonda viene giudicato automaticamente dalla nostra mente, da noi stessi. Quindi questa cosa ci distrae dai nostri obiettivi, dalle nostre attrazioni. E quindi fondamentalmente ci perdiamo di vista il nostro scopo, la nostra attrazione. Vi faccio l'esempio pratico di una persona che fa magari la mattina si sveglia, si veste, fa un mantra subito per la ricchezza, attraggo denaro immediatamente, speranzosa, quindi si visualizza magari già in ricchezza, si visualizza nella sua bella macchina, fa il suo mantra che dura circa 10 minuti, un quarto d'ora. Poi si veste, si guarda allo specchio e la prima cosa che fa un giudizio magari sulla sua acconciatura. Mamma mia, questi capelli oggi non mi piacciono proprio. Primo giudizio, non mi piacciono proprio. Poi va a fare colazione, il cappuccino era troppo freddo, che schifo. Ok.
Poi va al lavoro, mentre va al lavoro guarda la sua macchina, che schifo, è sporchissima la mia macchina, mamma mia, non ci posso stare dentro. Guarda la macchina fuori al semaforo di un'altra persona, gli viene in mente, mamma mia, quello sta peggio di me, che schifo quell'altra macchina. Poi magari un altro semaforo ancora, vede una persona in giacca e cravatta con un SUV, un GLK fantastico così, e pensa, mamma mia, lui sì che è ricco, avrà sicuramente rubato perché i soldi onestamente non si fanno. Va al lavoro, litiga magari con i colleghi, quindi quello è stupido, quello è cattivo, quello, scusate il termine, è stronzo, quello così, quello colà, il capo mi maltratta, un grande pezzo di merda. Stasera sono per le parolacce, no scherzo dai. E così va avanti per tutto il giorno. Torna a casa, cucina, il pesce non mi fa schifo, vabbè, facciamo una bella pizza, dai. Arriva la pizza buona, però la pasta era troppo cruda, no, non mi è piaciuta più di tanto. Arriva la sera e fa un ultimo mantra per andare a letto sull'abbondanza. E questa è la giornata tipica. Quindi, come funziona? 10 minuti, 20 minuti siamo riusciti siamo concentrati sul mantra, sulla ricchezza, sull'abbondanza. Il restante 14-20 ore del giorno sono puntate sulla critica, sul giudizio, sulle opinioni. Quindi fondamentalmente siamo distratti da tutto ciò che ci circonda. E uno mi dirà, ma come si fa a non farsi distrarre da tutto ciò che abbiamo intorno? Difficilissimo, basta allenarsi, sono processi mentali. Fin da quando siamo piccoli, che ancora non avevamo l'idea del giudizio bello, brutto, cattivo, buono, magari uscivamo con i nostri nonni, i nostri genitori, non toccare quello fa schifo, non giocare col bimbo lì perché è maleducato, lui è cattivo, quello è buono, questo fa male, questo fa bene. Quindi possiamo dire che anche il giudizio fa parte di uno stile di vita, di un'abitudine. Questa abitudine può essere cambiata, fortunatamente. L'abitudine può essere cambiata in qualsiasi momento, basta accorgersene. La cosa bella è che, come ho detto all'inizio del 2021, ci sarà una grande parola, consapevolezza. Quindi come si fa a cambiare un giudizio, a vedere la vita come fosse un film? Quindi sappiamo bene che un film è solo un film, quindi essere un pochino più distanti da tutto ciò che ci circonda senza dare sempre un giudizio. Ora, ovviamente, un sano giudizio, una sana opinione è giusto averla su noi stessi per migliorarsi, sugli avvenimenti esterni per comunque avere ovviamente un giudizio, ma la nostra giornata, la nostra vita non deve essere 24 ore al giorno sul giudizio, altrimenti la nostra energia, quindi la nostra attenzione, è puntata al di fuori dei nostri obiettivi. Quindi ripeto, se una persona vuole attrarre nella propria vita cose belle o qualsiasi cosa voglia attrarre, serve consapevolezza di quello che ci passa per la testa. Inizialmente può essere un pochino scusate, vedo degli spam. Allora, ok, scusate un secondo solo. No, perché ho dei commenti che si stanno spammando, ma poi vedo che non sono spam, quindi continuando il discorso, noi siamo distratti quotidianamente, costantemente dalla nostra mente, da ciò che ci circonda. È diventata una routine, un'abitudine giudicare. Questa macchina è bellissima, mi piace, quest'altra macchina mi fa schifo, non mi piace, non la comprerei mai perché è schifosa, quella persona è bella, quella persona è brutta, quella persona è cattiva, quella persona è buona. La cosa divertente è che prima
lo facevamo solo quando uscivamo di casa, quindi 10-15 anni fa uscivamo di casa e fondamentalmente giudicavamo noi stessi e gli altri, però tramite contatto visivo fisico, ecco. Adesso abbiamo la grande fortuna di essere circondati anche da social network, quindi una persona apre Facebook, apre Instagram e continua l'azione di giudizio anche quando è in casa. Quindi non ho niente da giudicare, oltre a me stesso, decido di giudicare su Facebook, Instagram. Guarda come è vestita male quella mi sta veramente sulle balle, eccetera, eccetera. Detto questo, come può funzionare bene la legge d'attrazione se il nostro pensiero è costantemente puntato su giudizi e spesso e volentieri il giudizio oltretutto è dannoso, è sulla parte negativa, non sulla parte ovviamente bellissima. Quindi un po' è questo. Quello che cerco di far capire, quello che cerco di, diciamo, dimostrare è proprio questo, che senza un'adeguata consapevolezza dei nostri pensieri siamo in balia delle nostre abitudini e delle nostre abitudini più dannose oltretutto. Vi faccio l'esempio. Anzi, prima dell'esempio c'è stato uno dei miei ultimi video appunto su legge d'attrazione e giudizio. Spero l'abbiate fatto più o meno tutti, dove una mano va messa nell'acqua abbastanza calda. Ovviamente non vi dovete ustionare. Una mano va messa nell'acqua fredda, dopo 2-3 minuti entrambe le mani vanno messe nell'acqua tiepida. La mente si confonderà e farà avvertire a una mano l'acqua tiepida come gelata, l'altra mano la farà avvertire come calda. Quindi stessa acqua, 2 temperature diverse. Questo è stato un esperimento che ho voluto farvi fare inizialmente per dire: se io già con il mio cervello e il mio corpo ho 2 opinioni diverse su una solita temperatura dell'acqua, come può il resto del mondo avere la mia consapevolezza, la mia coscienza, la mia esperienza, la mia reazione in base alla vita? Quindi è un po' questo anche. Già questo dovrebbe iniziare a far crollare un pochino i castelli del giudizio, delle opinioni che abbiamo delle altre persone. Vi faccio un esempio che mi è capitato di fare a un mio cliente, perché non riusciva bene a capire questo argomento. Allora, mettiamo il caso che siamo alla cassa di un supermercato, in fila alla cassa. E abbiamo furia perché fondamentalmente tutto il giorno che lavoriamo abbiamo fatto la spesa e vogliamo correre a cucinare la sera, la notte. Ok. Davanti a noi c'è la cassiera che parla con un cliente. Cosa succede? Scatta subito il giudizio. Prima cosa che succede. Quella testa di cavolo non sta lavorando, sta chiacchierando, mi fa perdere tempo, io ho fretta, accidenti, bla 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 e così via. Cosa succede? Un giudizio così, quella testa di cavolo non fa il suo lavoro. Però, allora, intanto, visto l'esperimento fatto mano fredda, mano calda, vi potrebbe già far ragionare del tipo: ok, io ho fretta, quindi è il mio punto di vista che mi porta a essere agitato, quindi non è colpa della cassiera, non è una sua responsabilità se io sono agitato, ma fondamentalmente sono io già di mio che ho fretta. Poi può essere che la cassiera è lì da 8 ore e per fare bene il suo lavoro fa una lieve conversazione con i clienti per far bene il suo lavoro, quindi già è un punto di vista completamente diverso. Poi, oltretutto, un giudizio negativo che ci può stare: ho fretta, ho bisogno di andare via. Se il giudizio rimane nella nostra testa, non serve a niente. Potrebbe essere utile agire, quindi signora guardi, mi scusi, ho fretta, mi fa passare, mi fa andare così.
oppure ci può far decidere di lasciare la spesa e andarsene via, per dire. Mentre un giudizio negativo e basta ci fa rimanere nell'arco della rabbia a fare con i fumetti mumble, 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 ma poi niente, non cambia niente. Anzi, come abbiamo scoperto che la fretta attrae altra fretta. Probabilmente una volta rientrati in macchina ci sarà anche il fatto che si troverà la fila per tornare a casa, la coda. Quindi è tutto qua. Allora, detto questo, imparare a gestire il giudizio. Come si fa? Si fa intanto avendo consapevolezza di cosa abbiamo nella testa. Senza la consapevolezza non possiamo imparare a fare niente. Quindi, bellissimo, io sono alla fila appunto a fare la spesa, cosa mi passa per la testa? Quella testa di cavolo della cassiera, accidenti a lei, bla 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 bla. Ecco, me ne sto accorgendo, quello è il primo passo della consapevolezza. Cosa posso fare per annullare questo tipo di pensiero? Poi si parla di abitudine ovviamente, quindi cioè, una volta che uno ci prende la mano diventa semplicissimo, come andare in palestra. Quindi cosa si fa? Posso agire, posso fare qualcosa per migliorare la mia situazione, come ho detto prima. Se posso agire, parlo gentilmente con la cassiera, se voglio agire, altrimenti torno nel qui e ora, non posso fare niente. Torno nel qui e ora, mi guardo intorno, ascolto cosa ho intorno, non rimango rinchiuso nei miei pensieri disfunzionali. Quindi mi riattivo. Dove sono? In fila. Ok, posso passare del sano tempo con me stesso. Appunto, mi guardo intorno, ascolto sensazioni tattili, sensazioni di odore, sensazioni visive, ecco, qualsiasi cosa. Quindi questo è il modo per cancellare parte del giudizio o comunque accorgersi del giudizio. Ripeto, è un processo, ci vuole tempo per imparare, però fondamentalmente le mie attrazioni io già ce l'ho. Quando mi viene chiesto aiuto, questo è un punto per essere d'aiuto. Quindi quando mi chiedete non riesco, bene, com'è la tua giornata? Quali sono i tuoi pensieri che hai durante la giornata? Quindi è questo. Quali sono i tuoi pensieri? Ogni giorno mi arrabbio quando sono in coda, mi arrabbio quando sono in ufficio, mi arrabbio quando sono alla cassa del supermercato, ma voglio attrarre amore e gioia. Fatti i conti, cioè se sei sempre arrabbiata è quello anche. E il giudizio fa parte di questo. Non è tutto bello o brutto, cattivo o non cattivo. E il giudizio anche con i nostri comportamenti, con la nostra persona, col nostro corpo. Siamo belli, siamo brutti, siamo stupidi o siamo intelligenti. Un sano giudizio ci porta a migliorare, ma un giudizio costante negativo ci porta a fare una lotta contro noi stessi. Quindi anche questo è un pochino sbagliato, direi. Quindi rimanere nel qui e ora, nel presente, vivere un pochino la vita da spettatori, non per forza da attori. Quando siamo attori siamo coinvolti in tutto ciò che succede. Ciò che è più vicino ci coinvolge tantissimo. Ciò che è più lontano ci coinvolge un pochino meno, ma continua a coinvolgerci e ci coinvolge l'attenzione e la nostra attenzione crea l'attrazione. Quindi un po' è questo, vivere da spettatori. Vivere da spettatori la nostra vita. Ovviamente non possiamo non giudicare mai, però possiamo essere più, diciamo, nel qui e ora, mettiamola così. Allora, io sto leggendo un po' di commenti, appunto. Ok, buonasera anche alle persone che si sono connesse adesso, che vi state connettendo adesso.
Eccoci qua, siete 350 persone, siete favolosi, grazie per essere qui stasera. Ho già chiacchierato quasi una mezz'ora, quindi tanta roba, sono un chiacchierone, diciamolo. Comunque, questo appunto per farvi capire l'importanza del non giudizio. L'importanza del non giudizio in maniera costante, cioè non possiamo sempre giudicare dentro, fuori, intorno a noi, altrimenti la nostra energia, la nostra attrazione se ne va a spasso. Sono tutti poveri, quello mi ruba il lavoro, quello mi fa quest'altro, lei è brutta, lei è bella, quella si veste male, quella si veste bene. Sono tutti punti che ci tolgono energia, che ci tolgono la nostra energia e ci tolgono le nostre attrazioni, i nostri obiettivi, ci distraggono dai nostri obiettivi. Quindi è molto importante. Fatima, buonasera, in ritardo ma ci sono, va benissimo. E quindi è questo. Imparate a sentire cosa avete dentro, ascoltate i vostri pensieri. Eventualmente, se proprio dovete avere un giudizio, date un giudizio sulle cose belle, sulle cose che vi piacciono. Almeno, proprio nel peggiore dei casi, attrarrete a voi cose belle, cose che vi piacciono. Ma se ogni momento della vita lo passate a giudicare nel male, questo non andrà bene, non andrà assolutamente bene. Quindi, mi raccomando, siate consapevoli di ciò che vi passa per la testa. Quando parte un giudizio e ve ne accorgete, rientrate nel qui e ora. Annusate, guardatevi intorno, toccate qualcosa, voi siete lì e basta. Quello che fa una persona a 1 chilometro di distanza, al telegiornale, quindi dall'altra parte del mondo, non è per forza che non dovete dare per forza un giudizio. Potete semplicemente guardare senza giudicare. Quindi quella macchina è nera. Perché dire bella, brutta e metterci l'attenzione? Quindi anche una parte emozionale fondamentalmente. Potete anche puntare alla gratitudine. La gratitudine è una cosa bellissima perché quando siete grati comunque vedete il lato positivo anche dalle esperienze che reputate meno belle. C'era un esperimento favoloso che praticamente ve lo racconto, dove una mamma doveva pulire i tappeti di casa, e erano sempre sporchi perché aveva 2 figli e un marito. Lei maniaca della pulizia, tutte le volte che entravano i figli, il marito, doveva prendere e pulire, proprio perché aveva questa sorta di pulizia, ecco, pulizia maniacale, doveva tenere tutto pulito e perfetto. Uno dice, sì, ma questa cosa è dannosissima, cioè diventi pazza per questa cosa. Vedere il lato positivo. Uno dice, dov'è il lato positivo? Ma cosa stai dicendo? Mi sporcano, io devo pulire. Cosa vuol dire pulire un tappeto sporco? Vuol dire che comunque hai persone intorno, persone che ti amano. Pensa invece di avere il tappeto sempre pulito. Cosa vuol dire? Vuol dire che intorno a te non c'è nessuno. Vuol dire che non sei amata, vuol dire che non sei accompagnata, vuol dire che intorno a te sei sola. Quindi tra le 2 cose, vedere il lato positivo. Se ho il tappeto sporco vuol dire che ci sono persone intorno a me, i miei figli, mio marito. Cioè, questo è ovviamente un estremo, però un estremizzare la situazione. Però è proprio questo. Gratitudine, come dice Rosa, in primis. Assolutamente. Quindi, consapevolezza del proprio pensiero. Cercare, nel limite del possibile, di avere un sano giudizio o un non giudizio. Quindi evitare il più possibile, e diventa un'abitudine, ripeto, non giudicare gli altri, le situazioni che non ci toccano. Poi parliamo di situazioni anche che non ci toccano, partiamo da quelle facili. Tutto ciò che non ci tocca, tutto ciò che non ci tange, perché giudicarlo? Dire che una macchina mi fa schifo, per esempio,
ma non la devi né acquistare né guidare, non è tua. Cioè, fondamentalmente si può evitare di dare tutta l'energia a una cosa che ti fa schifo, visto che non è neanche tua, non è nella tua attenzione, non è nella tua vita. Quindi un po' è questo anche. Piano piano vivremo con più energia per noi stessi, cosa essenziale, visto che parliamo sempre di legge d'attrazione. Quindi ripeto, se una persona fa un mantra per attrarre denaro la mattina e vive poi nel non giudizio per la maggior parte del tempo, quindi fa i suoi compiti, vive la sua vita sempre e comunque grata, grato o grata, insomma come volete, per le cose che ha, per le cose che possiede, può migliorarsi, è più tranquilla o più tranquillo, senza il giudizio negativo puntato su ogni cosa che vede, la sua vita sicuramente è migliore, perché tutta l'energia che perderà nel giudizio se la terrà dentro di sé. E è bellissimo questa cosa perché si vive con molta più energia. E se la nostra attenzione è puntata molto più spesso su di noi e sui nostri obiettivi, la legge d'attrazione funzionerà molto meglio, sarà molto più potente. Quindi è fantastico. È questa. E non c'è altro da dire. State attenti al giudizio, attentissimi, perché ogni giudizio, ogni opinione è un pensiero che sta andando all'esterno di voi. E cosa è la legge d'attrazione se non azioni, pensieri e quant'altro? Quindi uscite dal focus ogni volta che avete un giudizio. Stasera Amadeus, per esempio, era vestito d'un male, mamma mia, che poveraccio, che schifo. Ma chi se ne frega, cioè, vuoi vedere che fa Amadeus? Non lo so, non ricordo neanche la trasmissione, l'ho visto di sfuggita. È quello, cioè, non mi tocca, non mi tange, perché giudicare? Voglio vedere la cosa, voglio vedere che dice bene, non la voglio vedere, cambio. Vivo la mia vita da spettatore, visto che se guardo soprattutto la televisione non posso agire, quindi perché avere un giudizio? O comunque un giudizio costante, ricordatevi, perché fondamentalmente un sano giudizio serve anche a crescere, serve a migliorarsi, quindi è essenziale questa cosa. Allora, 9:30, dai, rispondiamo a qualche domanda, poi piano piano si... Allora, fosse così facile fregarsene, è questione di carattere. Demi Sweet. Allora, non è questione di carattere, è questione di abitudine, perché non vuol dire fregarsene non avere giudizio. Cioè, è molto sottile la cosa, ma fregarsene vuol dire altre cose. Però qui si parla di consapevolezza, si parla di esercizio, si parla di migliorarsi la vita, di un percorso di crescita personale. Dire fregarsene, stanno picchiando il cane accanto a casa mia, me ne frego. No, non vuol dire questo, cioè vuol dire altre cose anche, quindi è molto generalizzato la parola fregarsene. Non è l'atteggiamento giusto per migliorarsi, non è carattere, il carattere si cambia eventualmente poi. Apprezzarsi, sì, certo, fa parte anche dell'autostima, Ivanka, quindi un sano giudizio, quello che dicevo, anche, quindi va sempre bene. Allora, vediamo. Imparare più ad apprezzare e fare complimenti, vedere il bello, fiore di loto, è così. Se iniziamo a vedere il bello che c'è nel mondo, perché ce n'è veramente tanto di bello, nutriremo il lupo buono, non il lupo cattivo. Quindi più si va a nutrire ciò che è bello, ciò che ci piace, e più migliorerà veramente la vita. Bravissima Liv, sì, infatti. Se si parte dal dire non sono in grado, troppo facile, si continuerà a dare la colpa dei nostri insuccessi o successi al di fuori di noi, mai a noi stessi. Ma l'esempio comunque della cassiera, la cassiera continuerà a parlare con il cliente se noi ci teniamo il nostro giudizio per noi.
Quindi fondamentalmente è inutile e dannoso per noi stessi, ma cambiando il nostro pensiero, cambiando la nostra ottica, possiamo migliorare la nostra situazione, letteralmente. Perché con un non giudizio intanto non mi brucio il fegato intanto. E se invece devo agire, posso agire in tranquillità. Signora, mi scusi, ho fretta. Mentre anche se ho un giudizio cattivissimo, negativissimo, uno l'attacca. Signora, basta! C'è modo e modo anche poi di relazionarsi a seconda dei propri giudizi. E ricordo l'esperimento, il giudizio è personale, quindi ciò che a voi piace non è detto che piaccia a tutti quanti, ciò che per voi è bello non è detto che sia bello per tutti quanti, quindi ogni persona vive la vita con la propria ottica, quindi bisogna stare molto attenti, ecco. Allora, vediamo. Avevo raggiunto 200 caratteri. Tanti. Vediamo. Allora, Anfissa, saranno giudizi scagliati, con rabbia in particolare sugli oggetti, perché dico, quella macchina non mi piace, è una cosa normale, non tutte le macchine piacciono. Sì, ma è quello che sto dicendo, praticamente, perché sprecare energia su ciò che non ti piace? Puoi solo guardarla una cosa senza dare un giudizio. Si chiama crescita personale, abitudine, si può migliorare. Se volete parlare di legge d'attrazione, se volete diventare bravi, veramente bravi, altrimenti continuate pure a vedere i miei video, a me fa un piacere immenso, ma a me farebbe ancora più piacere ricevere delle belle mail, dei bei commenti con un sano grazie. Funziona, ecco. Cioè c'è quel detto bellissimo dei nonni, chi si fa gli affari suoi campa 100 anni, anche per questo motivo. Fondamentalmente perché giudicare sempre? Quindi mi piace ascoltare anche le persone che giudicano e prenderle come insegnamento per me stessa. Sì, assolutamente. Però ricordati, non ci stare troppo a contatto, non ci stare troppo a contatto. Allora, vediamo. È vero che un giudizio a un'altra persona il subconscio lo percepisce riferito a noi? Lucia, dipende, nel senso il subconscio assorbe tutto in generale, quindi non è proprio così diretto, però fondamentalmente sì, tutto ciò che ci circonda fa parte della nostra vita e diventa parte della nostra vita e della nostra esperienza. Allora, vediamo. Allora, Oriente Lorenzo, aspetta, ne vedo uno, però non riesco a salire più di tanto perché se no faccio un casino. Allora, vediamo se riesco. Hai parlato del giudizio verso gli altri in misura maggiore. Io penso che una persona, per esempio, si osserva ossessivamente allo specchio vedendosi in malo modo, anche più... sì, assolutamente. Il giudizio per noi stessi è la prima cosa. Il giudizio, ricordiamoci, fa parte anche della nostra autostima. Avere un sano giudizio di noi stessi, accettarsi e amarsi così come siamo per eventualmente migliorarsi. Ma se abbiamo un giudizio negativissimo verso la nostra persona, intanto non riusciremo a migliorarci, perché comunque ci sarà una lotta interna contro noi stessi. E chi vince contro noi stessi? Ci mangiamo dentro di noi, quindi nessuno vince. Un sano giudizio e sapersi accettare, visto che comunque noi possiamo migliorare e cambiare, ma per migliorare e cambiare dobbiamo intanto vederci così come siamo. Provare amore e pace anche nel male. Diciamo, amore e pace nel male è difficile, Angela, però possiamo provare vedere l'esperienza e cercare di trovare l'esperienza, vederla dal lato della gratitudine un pochino. Bisogna, ecco, imparare sempre anche dalle esperienze negative. Viverle con amore esperienze negative non è sicuramente semplice. Con il perdono magari possiamo neutralizzare delle esperienze negative. Poi vediamo. Vediamo. Allora, poi anche per rispondere un attimo a Veronica Romanelli,
Non ho detto che sia facile non giudicare, non avere giudizio. Lungi da me, perché sennò poi mi vengono messe parole in bocca che non sono le mie. La crescita personale è difficile, molto difficile, è difficilissima, ma se ci pensate bene è difficile qualsiasi procedura nella vita. Volete andare in palestra? Fatto bene, fatta con costanza, è difficile anche andare in palestra. Volete fare uno sport generale? È difficile fare uno sport. Volete fare qualsiasi cosa fatta bene nella vostra vita? È difficilissimo. Quindi anche il fatto del non giudizio non è una pratica facile. Quando ho studiato mindfulness, il non giudizio era una materia di studio, una materia d'esame. Diciamo esame, poi vabbè, era fondamentalmente un test, però avere non giudizio fa parte dell'essere evoluto anche. È l'essere evoluto che si conosce i propri limiti e visto che conosce i propri limiti, sa accettare anche i limiti delle altre persone, delle altre situazioni. Bravissima, è un percorso che può durare tutta la vita, anzi che dura tutta la vita. E poi ripeto, io parlo del giudizio smisurato, il giudizio fatto in ogni secondo della vita, apro Facebook, schifo, 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 brutto, 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 schifo, schifo, schifo. Quello è un giudizio ridicolo, dannoso. Quando si parla di legge d'attrazione mi venite a dire DNA perché non riesco a attrarre quella persona che amo tanto e poi state tutto il giorno magari a dire quello fa schifo, quello lo odio, fatevi due domande, bisogna essere coerenti tutta la vita. E la coerenza è faticosissima, essere coerenti con la propria vita. Quindi, Freguido, se tu non giudichi, i giudizi altrui non ti toccano. E hai perfettamente ragione. Fondamentalmente noi siamo degli specchi con la realtà. Quindi noi, essendo i primi a giudicare, poi ci fanno male i giudizi altrui, ma siamo noi i primi che giudichiamo tutto e tutti, noi stessi compresi. Quindi quando ci tocca un giudizio altrui ci fa del male, ci fa molto male. Allora, vediamo. Sonia, hai perfettamente ragione, infatti ripeto, non è facile assolutamente, però i giudizi fondamentalmente possono scivolare quando il nostro grado, diciamo, di consapevolezza viene metabolizzato in maniera forte e potente. I giudizi, ripeto, ci fanno del male quando ci sentiamo in causa, quando siamo parte di quel gioco. Ma se noi non facciamo parte di quel gioco, ma siamo spettatori, non ci può essere giudizio. Quindi è come se un attore, mentre guarda un film, mi dicesse una frase. È un film, a me non mi può toccare. È quello un po'. Quando siamo un pochino deboli dentro di noi, per esempio, esco spettinato e ho una bassa autostima, la prima persona che fa una risatina e mi guarda, io mi sento giudicato. E magari il giudizio è solo dentro di me, addirittura, perché, come si dice, ho un po' la coda di paglia, quindi mi sento in torto, mi sento in difetto. È sottile, però è un percorso bello, bellissimo, perché poi alleggerisce molto il non giudizio. Ci vuole tanta pazienza, ci vuole tanta consapevolezza, però la consapevolezza di sapere cosa ci sta passando per la testa. Io, per esempio, in questo momento, cosa mi passa per la testa? Ogni tanto leggo i vostri commenti, per esempio, quindi mi riporto nel qui e ora leggendo i vostri commenti. Poi cerco di tocco il tavolo, tocco la campana che ho qui sulla sinistra, bevo un bicchiere d'acqua, io sono nel presente. Non ho giudizio se c'è qualche domanda che non mi piace, perché ogni persona ha la propria esperienza. Quindi se io ho la mia esperienza, voi avete la vostra esperienza, ogni domanda è lecita per me, perché devo giudicare? Quindi, allora,
Allora, Fatima, aspetta, ho perso il commento. Perché comunque state scrivendo a raffica, io ve lo ricordo, non riesco sempre a rispondere a tutti. Allora, Fatima, ora ho visto e ritirato il commento, però rispondo in generale. Il giudizio sano, l'opinione sana, certo, va benissimo. È ovvio, ci sono delle cose che vanno contro i nostri principi, ma sono i tuoi principi, i nostri principi. Se qualcuno fa un crimine di quel genere che ho letto, vuol dire che nella sua ottica, nella sua opinione, è giusto così. Nella sua opinione, non nella tua opinione, nella tua realtà. La tua realtà può essere comune a altre persone, sia chiaro. Però io parlo del giudizio indiscriminato, quindi quello che quando uno esce di casa deve giudicare tutto e tutti indiscriminatamente, noi stessi compresi. È questo che sto parlando. Però anche in quel caso lì che hai descritto, ma non sto a ridire, è proprio questo. Intanto è una cosa che ti tocca personalmente, direttamente? No. Puoi fare qualcosa in quel momento? Forse sì, forse no. Se puoi fare qualcosa, fai qualcosa. Però rimane un tuo giudizio. Per chi ha compiuto quella cosa bruttissima, lui avrà un altro giudizio. E magari gli faranno schifo persone educate e rette. Mano fredda, mano calda. Ecco, ognuno vive la propria esperienza e le esperienze sono tutte diverse. È questo. Allora, vediamo. Ah. Carmen, mesi fa chiesi all'universo di avere tanto lavoro, me ne è arrivato tanto davvero, ma evidentemente non chiesi anche tanto denaro perché non ho visto un soldo. Ho lasciato il lavoro e resto povera. Però hai appena detto che hai manifestato ciò che hai chiesto, quindi fondamentalmente va bene. Mi dispiace per la condizione economica, però capisco, ecco. Bisogna stare... Patrizia, giudizio e opinione sono due cose diverse. Sì e no. Sì e no, perché comunque un'opinione è un giudizio, magari un giudizio più leggero, però se guardi poi sul dizionario è lì, è molto... è lì. Demi, cosa si può trarre realmente con la legge d'attrazione? Ho più di 200 video, ti consiglio di andarli a vedere, quello sì. Poi vediamo. Cosa fare quando ti chiedono un giudizio e magari una canzone che non ti piace? Ma rispondi, nel senso, personalmente, cioè, nessuno vieta di dare opinioni, quello sia chiaro. Poi invece di dire quella canzone mi fa schifo, puoi dire non è tra le mie corde, non fa per me. Cioè, già cambia tantissimo, ecco, l'allontanarsi da una cosa che non ci piace invece di buttarci a capofitto. Sono due cose molto diverse. Allora, vediamo. Mi metto sempre in discussione e analizzo i miei comportamenti costantemente, ma vivo male qualsiasi giudizio mettendo in discussione. Veronica, ripeto, si può allenare queste cose, sono comportamenti allenabili, la mente è plastica, si allena, è bellissimo, cioè si può allenare la mente dopo un trauma perché la mente si va a risanare in altri settori, quindi del cervello si ricreano delle sinapsi che magari non c'entrano niente con quel settore. Pensate a un comportamento, quindi non c'è neanche il trauma se si può cambiare un comportamento. Si può fare qualsiasi cosa con la nostra mente, basta esserne consapevoli e voler cambiare. Daniela, buonasera. Allora, vediamo. Bravissima Gabriella. E comunque poi ripeto, noi siamo i primi a giudicare, quindi è facile che arrivino i giudizi altrui. Anche questa è legge d'attrazione. Più giudichiamo, più saremo giudicati. Fa parte dell'universo, fa parte dell'energia. Però se non avremo argomenti da giudicare e gli altri ci giudicheranno, tutto questo torto non ci verrà affatto, perché comunque il giudizio non arriva in maniera profonda. Siamo noi a determinare quanto giudizio arriva. Allora,
sì, occorre non estremizzare, quello sempre, Fatima, quello a prescindere, ma qualsiasi cosa non bisogna mai estremizzarla. Però il giusto e sbagliato, ripeto, ogni persona vive nel proprio giusto e sbagliato, quindi non puoi capire le reazioni mentali della persona che ha fatto quel gesto. Quindi fondamentalmente è sempre il solito discorso. Allora, vediamo. Sì, poi ripeto, non è facile vivere circondati. Siamo, allora, vediamo. Ornella, mm, ci sono evoluzioni. Il giudizio, ripeto, è come il perdono. Puoi sicuramente perdonare, ringraziare, ti sei accorta di questa cosa, cioè, ma ora fermi tutti un attimo perché sennò qui si sta confondendo un pochino l'argomento. Allora, io ho parlato del giudizio estremizzato, ovvero da quando aprite gli occhi la mattina, quando chiudete gli occhi la sera, si parla di bello, brutto, schifoso, non schifoso, stupido, non stupido, eccetera, eccetera. Non sto parlando di singoli avvenimenti della propria vita. Quindi un conto è come diceva Ornella, certo, come faccio a non giudicare mio marito che mi ha tradito 7 volte, eccetera, eccetera. Ma io non sto dicendo quello. Io sto dicendo che solitamente l'abitudine umana è quella di giudicare ogni cosa. Quindi, ora continuate se no a fraintendere quello che sto dicendo e a me questa cosa non piace. Nel senso, Ornella, quando vai al supermercato, quando vai alla concessionaria, quando vai nel negozio, quali sono i tuoi pensieri? Non quello che ti è successo in casa con tuo marito, quello giudicalo, fa parte della tua vita, quello. Che poi anche lì sta a te reagire con un percorso o un altro percorso. Decido di perdonarlo per non soffrire più io, decido di vivere nel rancore e chiudermi all'amore, quelli poi sono scelte tue, assolutamente. Io sto parlando del giudizio smisurato 24 ore al giorno. Io sto parlando di questo, non di altre cose. Se no poi si continua a fare di tutta l'erba un fascio, ma non è così. Noi viviamo nel giudizio perché noi giudichiamo noi stessi, gli altri e le situazioni. Siamo giudicati e ci fa soffrire questa cosa, ma io sto parlando di giudizio smisurato. Quindi ti ringrazio, Angie. Allora, bevo un bicchiere d'acqua un secondino, non ve l'abbiate a noia, sono sempre qua. Bianca, può essere che l'universo non ti manda ciò che chiedi, ma ciò che hai bisogno? Fondamentalmente stai chiedendo, quindi sì, cioè nel senso assolutamente sì. Spesso e volentieri è il subconscio che chiede, non la frase che dici, il mantra che reciti, quindi assolutamente sì. Poi, vediamo. Allora, mi sento alleggerita da quando giudico sempre meno. Assolutamente vero, ma infatti ci riappropriamo della nostra energia. Quando viviamo meno nel giudizio, meno della nostra attenzione se ne va fuori dal nostro corpo. È questo il non giudizio. È bellissimo perché ci riappropriamo della nostra energia che non esce per giudicare gli altri, ma sta con noi. Angelica, proprio questo, infatti. Educazione permanente, buonasera, ciao. Allora, eccolo qua. Gabriella, perfettamente. Vediamo. Se ogni volta che mi chiedono denaro io lo dono a qualsiasi persona, mi torna indietro centuplicato? Pratt Music. Allora, dipende. Come glielo dai questo denaro? Con gioia, leggerezza e amore
o glielo dai con risentimento e non glielo vorresti dare. Ti torna indietro quello che senti, non quello che dai, ricordalo. Poi ovviamente anche lì si può allenare la cosa. Vediamo. Rosa, ti ringrazio intanto Rosa. Volendo attrarre più salute magari pensi sempre al tuo problema, come si potrebbe cambiare? Si parla di abitudine anche questo. Intanto pensare non solo alla nostra vita come una vita malata, una vita malsana, tutto il corpo è malsano, ma solo una parte del nostro corpo ha un problema. Quindi già definire bene questo problema. E poi fa parte delle abitudini mentali, la distrazione, il concentrarsi su ciò che ci fa bene, il concentrarsi su altre cose. Se uno pensa solo alla malattia e si circonda da persone malate che gli rinfrescano sempre la malattia, purtroppo è difficile uscirne anche. Quindi fa parte comunque della consapevolezza e delle abitudini mentali. Se mi fa male un braccio, come è successo a me per tanto tempo, e mi concentro solo su quel braccio, il dolore rimane anche amplificato e centuplicato, anzi. Però c'è tutto il resto del corpo che funziona bene. Concentrarsi anche sulle cose belle, sulle cose che possono accadere, le possibilità della giornata, della vita. Quindi anche questo. Allora. Il potere dei colori, ti ringrazio tantissimo, grazie. Fiore di loto, grazie mille. Ma allora Demi, è questo. Se sul canale io ti ho visto qualche giorno fa dove cercavi amore perché ti ha lasciato la fidanzata, non ricordo bene i tuoi commenti. Se intendi fare un percorso di crescita, ci sono tantissimi video che ti possono aprire un pochino la mente, cercare di aumentare la tua consapevolezza. Quindi ti consiglio di spulciare bene il canale, ecco, e di leggere anche dei libri se ti piace l'argomento della legge d'attrazione. Allora, anche giudicare se stessi costantemente può essere controproducente per la legge d'attrazione? Certo, nel senso, Veronica, se te come ti giudichi bene o male, se ti giudichi male, attrai male, fondamentalmente è questo. Avere una sana autostima vuol dire smettere anche di giudicarsi troppo pesantemente. Quindi smettere di giudicarsi troppo pesantemente vuol dire stare meglio e attrarre meglio. Fare un lavoro e giudicarlo fatto male, sono una persona inutile, sono una persona schifosa, sono una persona spregevole, si attrae quello che si pensa e quello che siamo alla fine. Quindi dobbiamo stare attenti anche a queste cose. Marta, ti ringrazio. Valentina, allora, se si sta in contatto con persone che giudicano sempre, come comportarsi? Valentina, non saprei risponderti senza un contesto preciso. Le persone elevate o familiari si possono allontanare tutti, si possono scegliere le persone che abbiamo intorno. Se si può mettere anche dei sani paletti, signori, questi argomenti non mi piacciono, cioè fondamentalmente possiamo continuare a vivere nella comunità. Sta a noi fare delle scelte e delle mosse, e non è detto che siano semplici queste scelte e queste mosse. Quindi allora vediamo. Allora, sto leggendo un pochino qua e là. Vediamo. Signori e signore, intanto ancora grazie per essere qui questa sera. Sono circa le 10, io sono veramente onorato per essere qua con voi. Allora, è normale avere paura che qualsiasi cosa vada nel subconscio, e anche quando si sente qualcosa allontanarsi per paura che vada nel subconscio, come risolvere? Lucia, tutto va nel subconscio, tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che ascolti, tutto ciò che senti, una canzone alla radio, un subliminale, un bambino che piange a 3 chilometri, tutto va nel subconscio. Come risolvere? Con la consapevolezza. È quello, essere consapevoli di cosa
stai ascoltando, di cosa vedi, di cosa vivi e di come ti comporti. È l'unico metodo, consapevolezza, consapevolezza della persona che sei e della persona che vuoi diventare eventualmente. Allora, Maria Rinaldi, se attrai una persona grazie alla legge d'attrazione e poi scopri che questo ti ha solo mentito o preso in giro, che significa? Tutti mi dicevano cose brutte su di lei e mi hanno influenzata, colpa mia? Maria, se hai attratto una persona che volevi, certo che la responsabilità è tua. Cioè, ora, anche lì, stiamo attenti a una cosa. Voglio attrarre l'amore di Gino. Faccio un nome a caso. Bene, benissimo. Ma lo conoscete veramente Gino quando l'avete attratto nella vostra vita? Cioè, magari questo è cattivissimo, non si lava i piedi, cioè, che ne sappiamo? Quindi, quando uno vuole attrarre una cosa e la ottiene, la legge d'attrazione ha funzionato. Ma poi il riscontro bisogna stare molto attenti a cosa appunto uno chiede, perché spesso e volentieri, cioè se chiedo un SUV da 500 cavalli e poi mi arriva e mi lamento perché consuma troppo, quello è un altro discorso, però la mia attrazione ha funzionato alla grande. Allora, vediamo, il giudizio va come va la lamentela. Giudizio no, può essere anche un buon giudizio, quindi questa cosa mi piace, è sempre un giudizio, quindi poi il giudizio ovviamente tra il giudizio sempre negativo e il giudizio positivo, se uno deve scegliere è meglio un giudizio positivo, sia chiaro, almeno uno trae nella propria vita bellezza, amore e quant'altro. Ora, forse il sano giudizio, ho letto qualcosa, il sano giudizio intendo comunque un giudizio non sparato ai 420 nelle 24 ore del giorno. Possiamo giudicare, certo, giudicare noi stessi in maniera sana, vuol dire sì, oggi non mi sono piaciuto per come mi sono comportato, questo è un giudizio, domani posso migliorare. Se anche il giorno dopo continuo a dirmi sono una persona schifosa, sono una persona e il giorno dopo continuo, non è più sano, non è un giudizio che ti fa migliorare, ma un giudizio che addirittura ti rende peggiore, perché ti innesca una lotta. Quindi un giudizio che comunque prende e va, può essere reputato anche sano, che dura un secondo, ma un giudizio che poi si ripete per tanto tempo, quello diventa un giudizio sicuramente malsano, un giudizio che può creare un'attrazione anche, ecco. Allora, bravissima Aurelia, non è facile non giudicare e hai perfettamente ragione, infatti non è facile. L'uomo è portato al giudizio, assolutamente vero, siamo abituati da quando siamo piccolini poi. L'importante è non farla diventare un'abitudine, altrimenti in fin della fiera facciamo male a noi stessi. Bravissima, meriti un applauso. Aurelia Ceppi. Ok, poi vediamo. Gino non si lava i piedi. Lo so, non giudichiamolo, hai ragione, hai ragione. Ho fatto una battuta, dai, sdrammatizziamo un po'. Attenzione a ciò che desideri, bravissima, se no attrai Gino che non si lava i piedi. Allora, vediamo. Antolella, grazie, grazie. Allora. Veronica, io ti ringrazio per la fiducia, grazie. Devo pensare positivo sempre, ma sempre credo sia impossibile. Io stesso non riesco a pensare sempre in maniera positiva, ma avendo la giusta consapevolezza uno può gestire anche pensieri non positivi. Li puoi far switchare da un'altra parte, li puoi far fluire, li puoi accettare perché spesso anche la rabbia, un pensiero negativo, serve, però non deve essere una costante, è quella la differenza. Allora, Pratt, credi che l'azione sia sempre necessaria per far funzionare la legge d'attrazione? Per esempio, se chiedi di trovare 5 euro a terra, non è detto che mettermi a cercare tutte le volte esco di casa.
Pratte, però vedi, se trovi 5 euro per terra, un'azione la stai già facendo. Cammini e guardi per terra. Quindi è un'azione. Comunque non è sempre necessaria. Assolutamente no. Però trattandosi di un mondo fisico, fatto di materia, che poi la materia, sia chiaro, è sempre energia, però spesso e volentieri serve un'azione da parte nostra. Voglio attrarre di andare sulla Luna, magari se studio un po' di astrofisica è meglio, ecco, quindi un'azioncina serve. Non sempre però, assolutamente no. Io mi dico, quando sono negativa, ora basta Gabriella, hai tutto, poi faccio un mantra e tutto si illumina intorno a me. Bravissima. Ma infatti è proprio questo. Sei consapevole dei tuoi pensieri e decidi di cambiarli quando vuoi, quando puoi. E questa è la cosa bella della vita, della consapevolezza. Allora, vediamo. Un giudizio negativo è fonte di cattiva abitudine. Si parla di abitudine, sì, anche sono abitudini. Spesso e volentieri sono proprio abitudini. Giuseppina, buonasera anche a te. Sono felice che tu sia qui. Poi vediamo. Consapevolezza è la chiave, la sintesi. Bianca, hai ragione. Ma infatti Bianca, è quella, la parola del mio primo live di quest'anno è stato questo. Quest'anno parleremo di consapevolezza. Tutto deriva dalla consapevolezza. Senza la consapevolezza non facciamo niente. Ci vuole consapevolezza quando mangiamo. Uno dice perché non riesco a dimagrire? Ecco, inizia con la consapevolezza di ciò che metti in bocca, di ciò che ti circonda, di ciò che vivi e di come vivi. È tutto consapevolezza. L'ossessione attrae ossessione, la paura attrae paura, la gioia attrae gioia, il giudizio attrae giudizio. È matematica. Lorenzo, hai perfettamente ragione, assolutamente ragione. Gino, perdonami, non volevo. Ho detto un nome a caso, ho detto un nome a caso. In che senso quando giudichiamo con abitudine si può creare un'attrazione? Lucia, cos'è un giudizio se non un pensiero? E cos'è che attrae? Cos'è la legge d'attrazione se non qualcosa innescato da un pensiero? Quindi se un giudizio è un pensiero e l'attrazione si innesca tramite pensieri, è facile fare un 2 più 2. Ecco, quindi se te giudichi sempre male, stai dando un pensiero sul male, quindi è un'attrazione. La mente è un muscolo, si può imparare a fare tutto. Certo, va esercitata, il controllo emotivo è una palestra. Bravissimo, hai assolutamente... sei fantastico, dai, diciamocelo. Chiarissimo DNA, grazie. Chiaro no, sono anche un pochino abbronzato ora, quindi proprio chiarissimo non sono. Gino sei forte, e è un altro Gino, sì, è un altro Gino infatti, è un Gino Rossi, ecco, non c'entra niente. Allora, vediamo. Ringrazio ogni giorno per ciò che ho. Ed è allora perché l'uomo giusto per me. Per cui ringrazio, il resto invece sì. Aspetta, questo non l'ho capito. Aspetta, Daniela Bilardi. Allora, ringrazio ogni giorno per ciò che ho. Ed allora perché l'uomo giusto per me, per cui ringrazio, continua a non arrivare ed il resto invece sì. Scusami Daniela, non l'ho capito. Comunque, se le cose non arrivano, può essere che ci siano blocchi sull'amore, blocchi, credenze limitanti. Quindi lavorare su noi stessi serve proprio a sbloccare il nostro pensiero. Hai sempre ragione. Perché no? Perché no? Allora, da quando ti seguo sono diventata più positiva ed ho anche aperto il canale di cui ti ho accennato. Mi fa molto piacere. Non è semplice, ma mi impegno. Grazie, mi fa molto piacere. Allora, è difficile cambiare rapidamente il flusso dei propri pensieri negativi, ma grazie alla consapevolezza ci riesco. Bravissimo, è difficilissimo, però senza consapevolezza è come non provarci neanche, quindi ovviamente non è semplice. Ho fatto un video tempo fa di dove racconto una serie di avvenimenti negativi avvenuti in una giornata e ho una cicatrice sul dito indice della mano sinistra che lo dimostra tuttora e mi fa
tuttora un pochino di dolore, ma è proprio questo, la consapevolezza ci può aiutare a uscire dal loop negativo. Dici sempre che il come e il quando non sono di nostra competenza, ma posso chiedere, voglio ricevere entro una data che stabilisco io? Napoleone diceva di sì. Certo, puoi provare ogni cosa, fai un test. Io posso dirti di sì o di no, ma te devi provare con la tua esperienza, non con la mia. Ovviamente, se arrivi a una data e poi ti subentrano le paure, oddio, sono quasi lì e non si sta avverando, oddio, 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 quello poi sta a te però, quindi è un po' quello, nel senso, se sei consapevole e sei abbastanza esperto con la tua mente, puoi chiedere per una data precisa, ma se questa data precisa ti crea ansia e mancanza, io non lo consiglio. Poi vediamo, voglio manifestare di vedere il tuo volto. Sì, però c'è il libero arbitrio, questo ricordiamocelo sempre. Ok, essere nella dualità è una forma di giudizio? No, la dualità fa parte della vita, non è una forma di giudizio. Le cose si possono avverare e non si possono avverare, le cose possono essere belle o possono essere brutte, ma tutto fa parte sempre della nostra esperienza, quindi fondamentalmente va bene. Che studio hai fatto per sapere tutte queste cose? Bravo, complimenti, ti stimo. Lucia, allora partiamo che studi sulla legge d'attrazione veri ne esistono pochi o niente. Ho una biblioteca molto fornita e faccio quotidianamente esperienza di vita. Quotidianamente. Uscire di casa con la consapevolezza è già in sé un'esperienza. Oltretutto, comunque sono un master Reiki, quindi ho studiato e pratico Reiki. Sono un praticante di mindfulness, quindi ho studiato mindfulness. E in più ho tante ore di corsi di altri genere, quindi fondamentalmente studi di consapevolezza e percorsi di crescita si trovano veramente nella nostra quotidianità. Poi, vediamo. Mina, bravissima, bravissima. Grazie a te, Aida. Allora. Infatti sarai tu a decidere quando vorrai fare una Zoom per noi. L'ho già fatta a febbraio. Qualcuno infatti mi ha anche visto, qualcuno di voi. Anzi, lo dico pubblicamente, non scrivete il mio nome e cognome su Facebook nella pagina di NA Health, perché sennò vi cancello e vi banno. Questo per chi mi conosce dal vivo. Allora, Panico Angela, buonasera. Buonasera, buonasera. È sempre un piacere anche per me essere qua per voi. Allora, Stefania, mi dispiace tantissimo. Condoglianze, certo. Purtroppo le persone hanno insomma, consiglio a tutti i corsi di Joe Dispenza, fenomenale. Dai, fate anche i miei però, se no non fate pubblicità. Allora, DNA è bellissimo, garantisco. Deborah, ti ringrazio, ti ringrazio. Vediamo. Allora, i mantra subliminali sono potenti ed efficaci per il subconscio di una persona come me che fa fatica a non distrarsi durante gli ascolti. Grazie. Allora, Sonia, intanto bisognerebbe capire qual è la tua abitudine e perché ti distrae durante gli ascolti. I mantra e i subliminali servono per guidare, servono per fare tante cose, però la consapevolezza serve anche a questo. Per esempio, se hai problemi di attenzione, forse una meditazione, le meditazioni, fare qualcosa, qualche attività che ti renda presente nel qui e ora, si allena anche il fatto della distrazione, si allena moltissimo. Allora. Daniela, una persona a me cara giudica di continuo e si lamenta di continuo, come si può aiutare? Non posso allontanarmi. Daniela, ovviamente ti aiuto male, nel senso perché bisogna trovarsi nella situazione per poter aiutare una persona. Io non so qual è la tua relazione, non posso sapere qual è la sua abitudine, la tua abitudine,
Magari puoi cercare di farglielo capire, come sto parlando io adesso. Quindi fondamentalmente è questo, non, cioè, parlare con le persone, fargli aprire un pochino il focus e cercare di guidarli il più possibile. Poi ovviamente ogni persona ha la sua esperienza, ogni persona ha la sua, diciamo, vita. Se si lamenta ci devi stare per forza, se non lo capisce mi dispiace, ecco, è dura. Che livello direi chi sei? Io sono master. Poi, master fatto 2 o 3 volte oltretutto. Allora, o via, ecco. Sì, spesso ci dimentichiamo di una cosa importante, ovvero scegliere come vivere la propria vita nonostante tutto. Spesso ci mettiamo in balia degli eventi, devo stare con quella persona. Sì, è una scelta, però appunto è una scelta che stai facendo. Per esempio, rimanendo con l'esempio di prima, ci scegliamo gli amici, ci scegliamo i conoscenti, siamo noi a decidere del nostro lavoro. Cioè, poi ovviamente che le scelte non siano facili, nessuno lo mette in dubbio. Ripeto, però siamo sempre noi a poter scegliere. Le scelte, ripeto, non sono sempre facili. Allora, una domanda: che pensi di quegli autosubliminali che ti fanno cambiare le caratteristiche fisiche, tipo il colore degli occhi, più alti, eccetera, eccetera? Fabio, dipende, se sono fatti bene tutto funziona, la mente è allenabile e è la mente che decide anche per le nostre caratteristiche fisiche. Quindi, se sono fatti bene possono funzionare, assolutamente sì. Allora, dove si vede il tuo viso? Mi sono persa qualcosa. Arianna, il mio viso non si vede. DNA Health è un personaggio, è una voce che fa dei video. Attualmente il mio viso non è pubblico sul canale e qualcuno privatamente con un corso di 4 settimane che ho tenuto a febbraio è riuscito a vederlo perché ho fatto degli zoom a classi di circa 20 persone, quindi qualcuno mi ha conosciuto dal vivo su Zoom, insomma. Poi, ah, ah, ah. Fatima, no, 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 ci mancherebbe. Non sei stata te, non sei stata te. Qualcun altro però mi ha ringraziato scrivendo il mio nome, quindi bisogna stare attenti. Anzi, Fatima, te sei fantastica, una persona fantastica e anzi ti ringrazio pubblicamente, quindi assolutamente. Torniamo sulla retta via, ascoltiamo DNA. Bravissima Marta, ecco. Poi ripeto, allora io questo ci tengo a dirlo a tutti voi. Io esprimo le mie esperienze e le mie ovviamente opinioni e esperienze che ho su quello che conosco, su quello che è la mia esperienza di vita. Non posso andare bene per tutti, non posso avere la soluzione per tutti perché la mia esperienza è diversa ovviamente dalla vostra, ma come ci sono esperienze diverse nella propria famiglia anche, quindi è difficile. Cerco di diffondere quello che credo più giusto per stare bene. Io ho trovato il benessere comportandomi in una determinata maniera, ovvero pulendo il mio passato con il perdono. Ho fatto delle scelte difficili, scusate. E il perdono vuol dire smettere di soffrire per degli avvenimenti, per esempio, non dimenticarsi degli avvenimenti. Poi ho scelto di vivere nella gratitudine, ho scelto, e ripeto questa parola perché si può scegliere di non vivere nella gratitudine, ma la gratitudine mi ha portato altra gratitudine e altre situazioni per cui essere grato. E poi, piano piano, un percorso di crescita per alzare l'autostima, quindi se io mi amo, attraggo a me più amore. Se io reputo la mia vita importante e il mio tempo senza denaro, cioè fondamentalmente impagabile, io attraggo anche denaro. Quindi è tutto questo. Liv, ti ringrazio.
È bello Scortetti, poi io vedo che nei commenti che scrivono i vari link dei video, lui legge i ragazzi e risponde. Certo, io cerco sempre di rispondere a tutti. Ovviamente qui nella live è molto difficile, siete tantissimi e vi ringrazio per questa abbondanza. Però ecco, riesco a rispondere quando leggo, non sempre. Allora, Stefania, per esempio, non sapevo che video subliminali per cambiare caratteristiche funzionassero. Devi provare, perché se non provi non lo saprai mai fondamentalmente. Quindi è questo il bello, da dove viene la mia esperienza, dal provare cose che a me hanno funzionato e provare cose che non hanno funzionato. Questa esperienza è quello che cerco di diffondere. Sì, sì, infatti. Prat, sono domande a cui ho risposto tante volte nei miei video. Dichiarare all'universo non vuol dire niente. Te cosa credi? Attrai cosa credi, non cosa dichiari. Sono due cose molto diverse. Se pensi e sai che una cosa non ti farà male, quella cosa non ti farà male. Se dichiari, ma poi dentro di te hai paura, attrai quello che pensi dentro. Giuseppina, in nessuno dei miei video c'è la mia faccia. In nessuno dei video. Ok? Non ci sono video dove mi mostro. Allora, io sono, io agisco, io ottengo. Tempo fa avrei dato un commento del tipo sembra il trionfo della banalità. Ora non più, grazie DNA. Grazie a te. E ti posso dire che sì, Sole, Cuore, Amore fino a qualche anno fa sembrava veramente una cosa, usando un termine che fondamentalmente non uso più, è terribile, Sole, Cuore, Amore. Ma adesso sto vivendo proprio così, Sole, Cuore, Amore. È possibile che desiderando soldi ho attratto un incidente stradale e mi ha distrutto la macchina? Se ti ha dato soldi, sì, assolutamente sì. Quindi è possibile che desiderando... sì, l'hai scritto 2 volte, comunque sì, uno dei miei ultimi video è come agisce l'universo, andatelo a vedere. L'universo agisce in una maniera semplice, banale. Se chiedi soldi, ma non ti visualizzi bella, felice, allegra e tutto quanto, l'universo ti manda soldi nel modo più facile che reputa più semplice. Perché nascondi la tua faccia? Elvira, perché ho deciso così. È una mia scelta. Semplice. Poi vediamo. Io ascolto solo esclusivamente i tuoi video. Ti ringrazio. Oltretutto ho dato modo di conoscerti di persone. Grazie. Grazie. Aiuti tanto. Se le persone abbracciassero questo modo di pensare staremmo meglio. Lo so. Io grazie ai tuoi video e libri ho scelto di perdonarmi, lasciare il dolore e vivere nel presente con gioia. Mina, mi fa molto molto piacere di questa tua scelta. Oriente, va bene, va molto bene. Allora, è importante la tua essenza, non la faccia. Vittoria, ti ringrazio. Ma infatti questo è il solito discorso, perché focalizzarsi sulla cosa non corretta. Se vi piace ciò che dico, mi fa molto piacere, però fondamentalmente non è essenziale. Ora, parlando della concorrenza, Lorenzo Grandi, esempio, non si è mai mostrato, ma nessuno gli ha mai chiesto che faccia avesse. Quindi, esempio banale, ecco, quindi è quello anche. Milli Molla, cosa dovrei dire? Ho tantissimi video su come chiedere per ricevere e su come agisce l'universo. Ti consiglio solo di andare un pochino a vedere sul mio canale, ci sono queste cose. Sandra, ti ringrazio tantissimo, ecco. Patrizia, per far tornare un figlio che si è perso, chiedere per altre persone, fondamentalmente chiedi a te stessa, auguragli tutto il bene, quello che puoi fare è questo, dargli della sana energia positiva,
Però, ripeto, la legge d'attrazione chiedi per te stessa e basta. Non è che puoi chiedere per un percorso di un'altra persona che si è persa. Ogni persona ha il suo percorso di vita e le sue attrazioni e la sua esperienza da compiere. E questo è importante anche da capire. Allora, ma può funzionare pure per il fumo? Prat, certo, funziona per tutto. Quindi tutto vuol dire tutto, fondamentalmente. Allora. Ah, ah, ah. Rosy, stasera abbiamo parlato di giudizio e legge d'attrazione. Ricorda il giudizio. Se una cosa non ti piace, evitala. Ovviamente rido, dai. Siamo qui anche per ridere. Allora, chiedo soldi per una casa, è tutta mia. Chiedi direttamente la casa. Perché chiedere soldi per la casa? Vai direttamente alla tua finalità, chiedi la casa. Allora, vediamo. Mi fa molto piacere. Allora. Allora, mancano 5 minuti, vedo. Circa sono già le 10 e 26 minuti. Il tempo vola quando sono in vostra compagnia perché siete veramente bella energia. Allora. Dai, era una battuta. Sabina, io sto insegnando alla mia bambina di quasi 9 anni a visualizzare. Si vede già felice e contenta con il suo tablet in mano. Lo avrà? Certo. Bene, mi fa molto piacere. Bisogna eh, insegnare anche ai bambini, ai propri figli, e se uno è un insegnante, come so che tra di voi c'è un insegnante, eh, proprio questo, pensare in maniera positiva, pensare bene, pensare anche che si può ottenere di più dalla vita, che si può essere felici, che si può essere soddisfatti, che si può ottenere tante cose belle e gioiose. Questo si può, assolutamente sì. Allora, se hai dubbi astieniti, bellissimo Carmine, hai ragione. Maria, grazie a voi, grazie a te. Allora, io voglio il viaggio in agosto a Los Angeles e davvero ci credo tanto che lo voglio fare, come non lo so, ma certo, perché no? Grazie di cuore Ivanka, grazie a te. Anche a me sono arrivati così i soldi. Eh sì. Trascendo il tempo, grazie. Addirittura. Buonasera a tutti, è entrata adesso Silvia, buonasera. Ciao Silvia. Tutto ciò che dice è pieno di energia e seguire i tuoi consigli mi ha cambiato la vita. Hai pensato di scrivere un libro? Anita, me l'avete fatto pensare voi di scrivere un libro, quindi l'ho pensato anch'io di conseguenza. Forse lo scriverò e sarà un grande piacere scriverlo. Perché no? Assolutamente. Liv, il tempo vola, lo so, davvero. Ho letto The Secret del libro, mi consigli? Grazie Lidia. Allora, Lidia Vitale. Sul mio canale c'è una sezione dedicata ai libri anche, quindi ti consiglio di andarla a vedere. Ci sono delle piccole recensioni, dei piccoli consigli, quindi ascolta la recensione e poi eventualmente acquista il libro. C'è già qualcosa. Scrivi anche libri? No, Mirko, l'ho appena detto, non ho scritto, mi state consigliando di scriverlo, forse lo scriverò. Ecco, quello sì. Vediamo, buonasera, arrivi sempre nel cuore. Meno male. Allora, un viaggio di gruppo, un'occasione. Bello. Grazie Anna, grazie a voi. Allora, diciamo che ci stiamo avvicinando alla conclusione.
La serata di stasera la racchiuderò in poche parole, quindi praticamente è questo. Giudizio e legge d'attrazione. Non stiamo troppo, e dico troppo, quindi giudicate quanto vi pare, ma non troppo, ok? Se le cose non vanno, se le vostre attrazioni non funzionano, chiedetevi il perché, non lo chiedete a me, cioè se volete chiedetelo anche a me, ci mancherebbe. Però abbiate la consapevolezza di ascoltarvi, ascoltare i vostri pensieri e vedete e cercateli, chiedetevi cosa state pensando e perché non riuscite ad attrarre ciò che volete. Io ho fatto l'esempio della cassa. Se state 24 ore, se state 12 ore a giudicare in maniera negativa tutti e tutto, compreso voi stessi, come farete ad attrarre cose buone, i vostri obiettivi nella vita? E questa è la difficoltà. Quindi il giudizio ovviamente non è così semplice da essere eliminato completamente dalla nostra vita. Questo non è semplice. Potenzialmente, probabilmente, qui in Occidente non è possibile. Gli orientali sono molto più bravi a non giudicare. Ci sono delle scuole del non giudizio, bellissime oltretutto. Magari un giorno ne farò anche una. Questo è quanto. Però potete in maniera consapevole scegliere cosa giudicare e cosa non giudicare. Se voi aprite Facebook potrete scegliere a cosa dare la vostra attenzione e a cosa non dare la vostra attenzione, perché il giudizio poi è un dare attenzione e dove è la nostra attenzione vi è la nostra energia. È questo. Quindi state molto attenti al vostro giudizio indiscriminato, però nessuno vi vieta di avere giudizio, di avere opinioni, assolutamente. Però, ecco, cercate di mantenere il vostro obiettivo, il vostro focus su ciò che vi piace, su ciò che volete attrarre e non su ciò che non volete attrarre e su ciò che vi fa paura, su ciò che vi fa male. Se il focus rimane per tanto tempo, quindi se c'è un giudizio anche per prolungato nel tempo, lì è la vostra attenzione e lì è la vostra attrazione. Non sul mantra che fate 5 minuti, ma magari su un pensiero ricorrente di un giudizio negativo. Quindi state molto attenti, perché fare un 55x5 e poi stare tutto il giorno a giudicare altre cose, fare un 369 e poi lo stesso stare tutto il giorno a giudicare altro, quindi attenzione su tutto ciò che non vi piace, fare i mantra, fare subliminali e poi giudicare, ripeto, e buttare l'attenzione su tutto ciò che non vi piace, questo farà sì che attrarrete a voi anche tutto ciò che non vi piace. Quindi state molto attenti a questo. E questo è il mio consiglio. I famosi pendoli, bella. Quindi, detto questo, signori, portate la vostra consapevolezza a cosa pensate nel quotidiano, il più possibile. Quindi non ci sono grandi consigli se non siate consapevoli dei vostri pensieri. I libri sono utili, i miei video sono utili, certo, ma poi li dovete mettere in pratica. E questa è la difficoltà. Quindi la difficoltà non sta nell'ascoltare come si direbbe qui, il grullo di DNA Health che non si è neanche mai fatto vedere in faccia per un quarto d'ora o 5 minuti del video. La difficoltà sta nel metterlo in pratica. Quindi quando parlavo della legge d'attrazione sulla ricchezza, di entrare nei negozi e provare, per dire, abiti costosi, quanti di voi hanno fatto questo tipo di prova? È questo. Quindi sta proprio lì il cambiare le proprie abitudini, sia fisiche che mentali. È questo il rompere la routine, il rompere questi schemi magari disfunzionali che abbiamo nella vita. Fare cose che non ci aspettiamo di fare, provare, tentare. E questo è il bello. Quando qualcuno mi ha chiesto sul canale quanti anni hai, troppo giovane. Allora, troppo giovane
se una persona vive quotidianamente con la consapevolezza, io conosco un ragazzo fantastico che ha 22 anni e ha più consapevolezza di me e che ne ho tanti di più, ma è vivere nella consapevolezza che ti fa crescere e migliorare costantemente e quotidianamente. Chi vive nella consapevolezza ha una crescita personale nel quotidiano. Ogni volta che va a fare benzina o gasolio può essere un modo per fare consapevolezza, ecco, quindi è quella la sfida, è quella la cosa bella che poi con la legge d'attrazione può andare avanti, quindi fondamentalmente più c'è consapevolezza, più la legge d'attrazione può essere guidata in maniera migliore, in maniera appunto consapevole. Detto questo, ovviamente non ho risposto a tutti voi, i miei contatti già ce li avete. Potete trovarmi su Facebook, DNA Health 432, potrete trovarmi su Instagram, sempre DNA Health, mi sembra 432 se non sbaglio. C'è la mia mail dnahealth@outlook.it. Quindi, se avete delle domande importanti, fatemele in privato. Non scrivete magari nel commento pubblico della pagina perché non li leggo tutti, ma scrivetemi in privato. Se posso e se saprò io vi rispondo, naturalmente. Detto questo, suggerisco di metabolizzare la parola stessa di consapevolezza. Carmine, hai perfettamente ragione. E quindi, detto questo, buona notte a tutti. Buona vita a tutti e mi raccomando, consapevolezza a tutti. Stasera dormirete benissimo, sarà una notte fantastica per tutti voi. Mi raccomando, prima di dormire, un sano pensiero positivo. Buonanotte a tutti.